Pet dice l'unica regola è che non c'è regola. Dipende dal cavallo, dipende da diverse cose che chiaramente possono rendere più opportuno usare una strategia piuttosto che un'altra. Buongiorno e ben trovati. Oggi sono qui con Quisi perché voglio rispondere a un commento che mi è stato fatto da uno di voi e in cui mi si chiede di fare un attimo delucidazione su alcune cose. Mi chiede: ciao Sergio, ho visto un istruttore Parelli chiedere i passi laterali tenendo lo stick parallelo a zona 3-4, mandando via il cavallo, mentre con lo stick al garrese chiedere i passi laterali verso di sé. Vorresti spiegare la diversità delle richieste? Allora, praticamente lo studente sostiene questo, che un istruttore Parelli gli ha fatto vedere che manda via il cavallo in passo laterale usando lo stick parallelo al cavallo, più o meno in zona 3-4, così, ok? O così, ora non so esattamente cos'è che lei voleva dire, così, ok? Allora, cos'è che è giusto e sbagliato? Bene, non c'è giusto e sbagliato. Pet dice l'unica regola è che non c'è regola. Dipende dal cavallo, dipende da diverse cose che chiaramente possono rendere più opportuno usare una strategia piuttosto che un'altra. Va benissimo come ti ha fatto vedere il mio collega. Probabilmente magari il cavallo era già sufficientemente sicuro per poter stare così vicino a lui. Questo perché ti dico a questa maniera? Perché com'è che si insegna proprio da zero su un cavallo che non si conosce? I passi laterali si insegnano a questa maniera, no? Così, mano a 90 gradi e si inviano di là. Perché? Perché a questa maniera qua, bravissimo Quisi, se il cavallo tende a scappare oppure a sgroppare o a calciare, il cavallo è lontano da noi e noi possiamo tenerlo sotto controllo utilizzando lo stick e lo string, no? Siamo maggiormente in sicurezza. Però se io ho un cavallo molto bravo, che conosco bene, con il quale ho un bel rapporto, dove già adesso riesco a stare da tutte le parti senza avere nessun tipo di pericolo, allora magari posso anche usare un po' la tecnica del tegicristallo, no? In cui io metto un po' di pressione davanti e sposto il davanti. Vedete? Fermo, metto un pochino di pressione dietro e mando via il posteriore. Carezzo, mando un pochino via davanti e poi mando via un pochino dietro. Grazie Quisi, ancora, bravo. E poi di nuovo davanti. Ok? Cosa succede? Che poi piano piano questo davanti, dietro, davanti, dietro, davanti, dietro mi diventa sempre più. Sto fermo qua nel mezzo e qua nel mezzo posso stare fermo così oppure posso stare fermo così, ok? In modo da poter controllare meglio sia la parte anteriore che la parte posteriore. È indifferente, non c'è nessuna differenza, dipende dal livello del cavallo, dipende un po' dal vostro stile. Io personalmente preferisco, una volta che faccio questo e questo, poi dopo piano piano di ridurre l'andamento del tegicristallo finché non rimango fermo qui. Giustamente tu dicevi, quando poi chiedeva i passi laterali verso di sé, quindi questo vuol dire che quel cavallo lì era già almeno un livello 3, almeno su quell'esercizio, che altrimenti prima non si mettono i passi laterali verso di sé, sempre per un discorso di sicurezza. Il mio collega teneva lo stick a questa maniera, ok? Allora, diciamo che può andare bene, di nuovo, dipende com'è che gliel'abbiamo insegnato e anche lì non c'è una regola, dipende cosa è meglio per il tuo cavallo. Di solito quando si chiede cavalli verso di noi non si fa a questa maniera ma si fa a questa maniera, ok? Perché questo? Perché quando glielo insegniamo le prime volte, glielo insegniamo, ho fatto un video, quindi magari vattelo a rivedere, però nella sezione abbonati. Mettiamo la corda da questa parte,
quindi usiamo la corda così, poi usiamo la corda e lo stick a questa maniera, poi usiamo solamente lo stick a questa maniera. Ecco perché questo comando è più opportuno per dirgli vieni da me, ma ancora una volta dipende come gli è stato insegnato all'inizio. Magari all'inizio il mio collega gliel'ha insegnato mettendo la corda qui centrale e lui ha usato questa tecnica con lo stick alzato a questa maniera, poi ha tolto la corda e è rimasto lo stick alzato a questa maniera. Quindi ancora una volta non c'è giusto o sbagliato, dipende dallo stile della persona e dipende dal processo a cui questa persona si è attenuta per insegnare l'esercizio al cavallo. Come vedi è molto più semplice di quello che forse pensavi, non c'è giusto o sbagliato. Grazie della domanda, mi ha dato l'opportunità di spiegare un po' di cose magari che anche per altri non erano chiare, e se vi è piaciuto il video lasciate un commento e un like e noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely.